lei nel giugno del 1992 dove si trovava, signor Di Carlo? 92? 1982, nel giugno dell'82. Che 92 mi ricordo, come ho detto prima, le chiamavo università, ci sono stato Sì. fino al 96. Comunque, giugno 1982. Giugno 82, ma c'è stato un periodo che ero a Roma, in quel periodo proprio. Va bene. Allora, come mai si trovava poi, a Roma e a cosa è legato il suo ricordo della presenza a Roma? Ma è legato perché mi ricordo quando è spuntata nel 92 proprio questa notizia nei giornali. Io ero, sì, signor giudice, sto parlando del 92, come ho saputo la notizia che io ero in prigione e ho letto la notizia che il caso Calve, che ero indagato, comincio a prepararmi dove ero io nell'82. Ecco, signor giudice, per questo vado nel 92, perché fino al 92 che si ricordava di queste cose. Poi quando ho sentito la notizia, come chi ha passato sempre dei problemi giudiziari, non molto veramente, ringraziando a Dio, questa cosa dell'Inghilterra, uno si comincia a preparare per vedere dove ero in quel periodo, dove non ero, chissà una cosa andava avanti. E cercando sia come American Express, sia per il periodo che io avevo casa io a Roma, avevo un piccolo appartamento che quando venivo andavo a dormire là. Ho cominciato e ho ricostruito che io in quel periodo ero a Roma, 1 settimana, 2 settimane, anche perché c'era un'altra cosa pure che in quel periodo avevo organizzato. E mi ricordo che ho fatto delle telefonate giù a Catania, a Nitto Santa Paola, e corrispondevo con quel periodo, per questo mi sono ricordato dove ero. Sì. Allora, lei ha parlato della American Express e di telefonate fatte giù a Santa Paola. Sì. Allora, cerchiamo di essere un po' più precisi e di spiegare alla Corte che cosa significa l'American Express, perché ha pensato all'American Express, che cosa ha fatto. Ma non solo l'American Express, poi mi ricordavo che avevo avuto io una telefonata con Catania, e mi ricordo quando ero proprio dal mio appartamento, telefonando a Catania mi danno pure la notizia che avevano fatto una strage di 3 carabinieri e un detenuto in via Circola, un catanese, era un avversario di Santa Paola, che si doveva uccidere, un certo Alfio Ferlito, e avevano uccisa tutte nella macchina. E mi ricordo che la mattina quando ho telefonato erano contenti e allegri e mi hanno detto, sai, dice, che finalmente ce l'abbiamo tolto. E mi ricordo quel periodo anche di questa data. Infatti quando io ho cominciato a vedere se ero a Roma, se ero in altri posti e cose, ho chiesto quando era successo questo fatto di Ferlito. E infatti quando mi hanno detto la data di Ferlito mi ricordavo, ero in quel periodo, ero a Roma, perché io mi ricordavo bene da dove avevo chiamato. Sono tutti punti che mi ricordo che ero 2 settimane. L'American Express... Scusi, prima di passare all'American Express, allora, questa strage che è nota, sì. Ci dica dove è avvenuta per quello che ha saputo? In via Regione Siciliana a Palermo, che si va come direzione verso Trapani. Nella circonvallazione. Circonvallazione. Allora, cominciamo a mettere dei punti fermi. Questa strage, come notorio, è stata commessa il 16 di giugno del 1982. E io ero sicuro Lei era a Roma. Allora, vediamo di capire adesso con chi lei ha parlato al telefono. Io ho parlato con Catania col vice ma anche con Nitto Santa Paola, però... il vice chi è, scusi? Il vice era Francesco Mangione, Sciuzzo chiamato, perché era lui che aveva i rapporti con
stavamo organizzando, quasi era a compimento andato, una nave di hashish. Io finanziavo una nave di hashish, anche loro, e mi tenevo informato che era partita di Beirut e la nave che stava rientrando nel Mediterraneo, nel Tirreno, per poi attraccare a Catania per scaricarla. Cioè eravamo in contatto così, e lui mi ha dato proprio la notizia, prima Schutz e poi ho sentito a Benedetto Santapaola, chiamato Nitto, pure a lui per telefono, ma Schutz proprio, Mangione, Francesco Mangione, mi ha dato la prima notizia ed ero contentissimo, per questo mi ricordo, anche perché sapevo tutta la storia di Ferlito, sapevo la storia della guerra di Cosa Nostra che avevano a Catania, perciò ero stato io a Catania di organizzarle come famiglia, di avvicinarle con Leonesi, insomma ero come un punto fermo per i catanesi in contatto con Totò Riina. Sì. Senta, lei ha parlato di stupefacente che proveniva da Beirut. Ecco, vuole spiegarci chi era interessato a questa importazione di stupefacente? Ma ero interessato io, visto che ero latitante e non potevo fare più attività da un po' di anni, perché io avevo la mia attività trasporti, una società di trasporti, e io avevo dei locali chiamato Castello, dove c'era sala congressi, discoteca, ristorante di lusso e quello meno lusso con pizzeria, si esibivano cantanti, insomma avevo fatto veramente e andava benissimo. Non potevo più avere una piccola costruzione, ero latitante, e allora Nitto Santapaola no, perché non ti metti un po' di soldi e facciamo una nave? Ma io non l'ho vista mai, non ho toccato mai io, e nemmeno con i miei occhi ho visto mai di hashish che cosa era, però mettevo per dire $500.000 e poi ci pensavano tutto loro e ne ricavavo doppio, ne ricavavo triplo, dipende come andavano le cose, come si potevano perdere. Sì. Senta, ricorda se è accaduto qualcosa di particolare in ordine a questa importazione di stupefacenti? Ma è accaduto, ne sono accadute 2 episodi veramente, non so per che cosa parla, cioè dico l'uno e l'altro. Ecco. I Caruana, sapendo che stavo facendo questo, e i Cuntera, mi hanno detto se potevo favorire un giovane che abitava verso Varese, mi ricordo, un parente di loro lontano, se ci potevo farci dare un 300 kg, 500 kg, se andavano a prendere a Catania lui stesso. È andato e poi mi ha raccontato un po', non lui, i Caruana, come si era svolta la cosa, però a Roma è stato fermato dalla Guardia di Finanza e l'hanno arrestato, e questa è la prima perdita, però hanno pagato. Perché poi a me mi chiede pure un'altra cortesia. Scusi, su questo punto qui... Questo c'è, a me non so se è la risposta che voleva lei. Sì, ecco, su questo punto vorrei che fosse più preciso. Allora, le è stata chiesta questa cortesia di consentire a questo soggetto vicino di Caruana di entrare nella vicenda, in questo affare, ecco, di aiutarlo in qualche modo. No, come si chiama questa persona, se la ricorda? Che si ricorda, era un parente di loro, non so, parente acquisito. Vito è il primo nome, ma il secondo non me lo ricordo più. Sa se il cognome fosse Genco? Sì. Allora, Vito Genco, l'abbiamo provato, risulta agli atti, abbiamo prodotto il verbale di arresto e di sequestro, è stato arrestato il 9 giugno 1982 nell'area di servizio di Frascati, mentre trasportava un carico di hashish di poco più di 600 kg. Ecco. Questo dato, questa risultanza, le consente di essere più preciso per stabilire dove si trovava in quel momento lì?
cioè il 9 giugno, il giorno in cui c'è stato questo sequestro e il contestuale arresto, lei dov'era? A Roma, il giorno prima mi sembra che ero arrivato. Ecco, lei era venuto a Roma per quale motivo? Quali erano le ragioni che l'avevano indotto a venire a Roma? Ma a Roma io venivo sempre per molti motivi, anche perché avevo casa, ci ero abitato sempre da tanti anni e venivo sempre sia per incontrare qualcuno di Cosa Nostra, sia per sapere, sia perché mi incontravo con i Caruane, con Trera e anche di qua, stando qua, mi veniva più facile scendere a Catania o a Canicattì, che avevo il capo dei Canicattì, il capomandamento dell'intimo amico come Cosa Nostra e amico personale. Scendevo, i puntamenti non le davo certamente a Palermo, a Roma veniva più facile, o a Roma mi veniva più facile andare a Napoli nei nuvoletti, nella famiglia di Napoli o quella provinciale che era fuori Napoli. Sì. Senta, ecco, prima di passare oltre, io vorrei che puntualizzasse un dato. Già la domanda gliel'ho fatta, ma vorrei che lei fosse ancora più preciso. In relazione all'importazione di stupefacenti da Beirut e all'arresto e al sequestro di Vito Genco, le persone interessate, vuole dire chi erano a questa operazione? Sull'Ascis? Sì, sull'Ascis. Ma interessate ero io, che sotto l'invito dei catanesi, di Nitto Santa Paola, perché ci teneva tanto con me, ci tenevano, e questo Ciuzzo. Poi tra di loro, certo, mettono ognuno, perché se una cosa viene a costare, non so, $1 milione, l'avranno tutti, va bene. Poi in tutta la famiglia ognuno raccoglie i suoi, e io avevo una buona parte, come dicevo, e poi c'era che era specializzato questo Ciuzzo Francesco Mangione, perché prima contrabbandava con le sigarette, poi le sigarette non andavano più e si è specializzato a fare qualche nave, commercio lui lo chiamava, non era traffico. Senta, lei ha parlato prima di Francesco Mangione, sottocapo della famiglia di Catania. Sì. Sa se egli fosse interessato, coinvolto in questa attività? Ma era il titolare di questa. Volevo che precisasse. Sì, l'esperto era lui. Ecco, senta, lei sa se Giuseppe Calò fosse interessato a questa attività, a questa importazione specifica? In questa specifica? No, in questa No. specifica. Ecco. Che poi io sappia, perché a volte non so tutti i soci che c'erano, io conoscevo sì. a Nitto Santa Paola per fiducia di denaro e a Ciuzzo Mangione, poi non so le altre 300, 200 o 110 persone che che erano i soci. Però a lei non risulta che Calò fosse... A me no. Lei nell'esporre quali erano gli elementi che le consentivano di ancorare il suo ricordo alla presenza nella città di Roma nel mese di giugno, ha prima menzionato l'American Express e quindi operazioni compiute con l'American Express. Perché quando sono stato a Roma, poi facendo mente locale, cercando, perché mi preparavo, come dicevo poco fa, quando ho sentito la notizia che mi volevano indagare per questa situazione, mi sono ricordato che era salita mia moglie da Palermo e era venuta un po' di giorni a Roma perché avevamo casa, sapendo che io ero qua, e avevamo fatto un giro così, che si era comprata delle cose e avevamo comprato con l'American Express qualcosa io pure mi ero comprato e lei, di cui passando da via Veneto mi era piaciuto un maglione di cotone, però che a Londra, siccome fa sempre fresco, poteva essere anche utile, e mi ero comprato un maglione, una camicia in via Veneto.